Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a parlare di come effettuare la regolazione del gioco valvole. Inoltre vedremo anche cosa sono i pushrod, qual è uno dei motivi per cui si controllano e come verificarne la loro condizione. Per prima cosa sarà necessario rimuovere la cover in plastica e il cavo della candela. Mi raccomando di prenderlo da entrambi i lati e di tirare con molto garbo per evitare di danneggiare il cavo. È anche possibile utilizzare l'apposita chiave. A questo punto sarà possibile rimuovere la candela. Anche in questo caso è consigliabile utilizzare la chiave data in dotazione, poiché altre chiavi potrebbero non entrare nel foro del coperchio delle valvole. Per poter far girare liberamente il motore è necessario rimuovere entrambe le candele. Come potete vedere è possibile anche utilizzare una chiave inglese per aiutarsi con la rimozione del cavo delle candele. Possiamo cogliere l'occasione anche per guardare lo stato di usura delle candele e la loro condizione. La colorazione dell'elettrodo può darci molte informazioni sul corretto funzionamento del motore, ad esempio una giusta regolazione della carburazione o la presenza di trafilamenti di olio dalle valvole, eccetera, eccetera. Li ho messi sotto. Ah. Una volta svidate le viti è possibile rimuovere il coperchio delle valvole. Fate attenzione che potrebbe uscire una piccola quantità d'olio, perciò utilizzate un piccolo recipiente, poiché se l'olio è in buone condizioni potrà essere riutilizzato. Per aiutarvi nello staccare il coperchio delle valvole è possibile utilizzare un martello di gomma e dare delle piccole martellate per È una staccare merda. il coperchio dalla guarnizione. Lo scotch. Perché? Perché si A rompe questo perché? punto è arrivato il momento di ruotare il motore nel punto morto superiore. Per fare ciò è possibile aiutarsi avvitando due viti della ruota e con l'altra mano ingaggiare la marcia. È consigliabile mettere una marcia superiore alla quarta. Mentre si seleziona la marcia, si può ruotare la ruota avanti e indietro per farla entrare meglio. In questo video ho iniziato la regolazione delle valvole dal cilindro destro. È bene ricordare che il punto morto superiore di un cilindro è ogni 2 giri del motore, quindi in questo caso sono stato fortunato e ho trovato subito il punto morto superiore per il cilindro destro, altrimenti sarebbe stato necessario effettuare un altro giro del motore e ricontrollare se il gioco fosse stato presente. Prima di effettuare qualsiasi regolazione è sempre meglio misurare l'attuale gioco delle valvole. Questo ci darà, come prima per le candele, un'informazione su come è stato manutenuto questo motore e le condizioni in cui si trova. Per controllare il gioco munitevi di uno spessimetro e partite dalla misura nominale che per le valvole di aspirazione è 0,15 mm. Dopodiché aumentate progressivamente la misura a step di 0,05 mm fino a quando lo spessimetro non entrerà più. Mi raccomando di non fare troppa forza, poiché con spessori molto grandi è possibile che la troppa forza faccia aprire leggermente le valvole, falsando la misura. Arrivati a questo punto ho voluto controllare anche lo stato di usura delle astine, dette anche pushrod, che vedete in sovraimpressione. Queste astine, come vedrete tra poco, sono fatte di alluminio con alle estremità due semisfere di acciaio. Essendo i due materiali diversi, con il calore e con il tempo, l'alluminio tende a espandersi un pochino di più dell'acciaio. Quindi le due semisfere non risulteranno più incastonate in questo corpo di alluminio, ma tenderanno a prendere del gioco e questo può generare del rumore. Hai risolto?
Come potete vedere, la stina del bilanciere è fatta in questo modo, con un corpo cilindrico e alle due estremità le due semisfere di acciaio. Queste due semisfere sono pressate all'interno del corpo cilindrico, ma non sono né incollate né avvitate. Quindi con il calore e soprattutto con il tempo possono prendere del gioco. È possibile effettuare la seguente prova, ovvero con una pinza e un panno prendere la testina di acciaio e cercare di sfilarla. Qualora questa fosse lenta, sarà possibile tirarla via. Invece, come potete vedere in questo caso, non è stato possibile, per quanta forza facessi, tirare via la sfera di acciaio, per cui ho proceduto con il rimontaggio di questi componenti. È possibile anche in via preventiva sostituirli con una versione aggiornata che vedete in sovraimpressione, ovvero una versione in cui tutto il corpo è un unico pezzo di acciaio. Avendo tutti i pezzi smontati e sul banco, è sempre consigliabile farne un'accurata ispezione visiva. In questo caso, quindi, ho rimosso tutto l'olio in eccesso e ho controllato la presenza di eventuali giochi, impuntature o anomalie. È importante controllare anche le superfici di contatto tra la vite di regolazione e le valvole. Questa superficie deve essere il più liscia possibile, senza quello che è il fenomeno del pitting, ovvero presenza di piccoli buchi sul metallo. Le due astine dei bilancieri sono uguali, quindi potete rimontarle senza grandi accortezze. Mi raccomando però di odiarle per bene. Dopodiché sarà possibile rimontare i bilancieri. Questa è un'operazione che può prendere un pochino di tempo perché sarà necessario allineare la testa della stina con la sua sede e al contempo spingere il perno. Mi raccomando di oliare a sufficienza le due aste dei bilancieri e nel reinserire fare attenzione ad allineare lo scasso del perno con il corrispettivo foro. Non tutti sanno che facendo questa operazione di smontaggio dei bilancieri, alla prima riaccensione la moto sarà molto rumorosa. Questo perché il circuito dell'olio si sarà svuotato e depressurizzato. Per farlo pressurizzare saranno necessari quindi diversi minuti in cui la pompa dell'olio sarà in grado di rimuovere piano piano le bolle e le sacche d'aria e ripressurizzare tutto il circuito. Perciò, per i primi minuti subito dopo l'accensione, non vi allarmate se il suono sembra essere errato. Arrivati a questo punto è possibile puntare tutti i bulloni e iniziare a stringere i quattro dadi della testa. Mi raccomando di seguire il classico incrocio a X. Iniziamo quindi a stringere i dadi della testa a 20 Nm con la chiave dinamometrica. Una volta finito di stringere i dadi, possiamo iniziare a controllare il gioco assiale dei bilancieri. Qui ci sono due scuole di pensiero, una che è quella che consiglia BMW, ovvero di misurare lo spessore nella parte inferiore del bilanciere, un'altra invece che consiglia di misurarlo nella parte superiore. Personalmente mi piace appunto utilizzare quest'ultimo metodo perché ritengo che la sede risulti meno rovinata. Ognuno comunque è libero di scegliere il metodo che ritiene più giusto. Una volta inseriti quindi gli spessori di 0,05 mm, è possibile puntare i bulloni e battere delicatamente con un martello di gomma la base del castelletto. Il manuale BMW consiglia uno spessore tra 0,05 mm e 0,40. Il mio consiglio è quello di inserire degli spessori da 0,05 mm e cercare di regolare il gioco quanto più vicino a questo numero, poiché spessori più grandi potrebbero creare suoni di valvole piuttosto rumorosi durante il funzionamento.
Questo poi risulta essere un processo piuttosto iterativo. Personalmente mi piace prendermi il mio tempo, per cui, come potete vedere nel video, inserisco e tolgo gli spessori e faccio diverse verifiche più e più volte finché non sono soddisfatto. A questo punto, quando siete soddisfatti, potete stringere le tre viti Torx a 18 Nm. A questo punto possiamo stringere finalmente i dadi di testa. Per farlo potete utilizzare una chiave come quella nel video, posizionarla perpendicolarmente al castello e ruotare, sempre seguendo il pattern a X, di 90 gradi ogni bullone. Questa procedura bisognerà farla 2 volte, poiché ogni dado, come indica il manuale BMW, dovrà essere stretto ruotandolo di 180 gradi. Ricordatevi sempre che abbiamo preserrato i dadi a 20 Nm. Siamo arrivati alla parte finale, nonché alla parte più importante di questa operazione, ovvero la regolazione del gioco delle valvole. Per fare questo andiamo quindi a tenere ferma la vite con una chiave a brugola e a svitare e allentare il controdado. Per il cilindro, in questo caso di destra, avremo le valvole di aspirazione a sinistra e le valvole di scarico a destra. È necessario sapere la differenza perché avranno gioco differente. Per questo 1150 GS il manuale ci indica 0,15 mm per le due valvole di aspirazione e 0,30 mm per le due valvole di scarico. Regolare il gioco è piuttosto semplice. Lo spessore si deve infilare tra lo stelo della valvola e la vite, incontrando un po' di resistenza, ma non troppa. Come potete vedere, ad esempio, sto regolando il gioco in maniera che lo spessore rimanga in posizione e non caschi per gravità. Come potete vedere, per infilarlo comunque è necessario fare un pochino di forza, ma questa non deve essere eccessiva. Personalmente ho trovato questo metodo di lasciare i due spessimetri in sospensione essere il migliore e il più veloce. Devo fare delle cose. E a questo punto non mia. Anzi.